amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in Val Badia, nel cuore delle Dolomiti, che dal 2009 fanno parte del patrimonio dell'UNESCO. Turisti da tutto il mondo decidono di trascorrere le proprie vacanze qui, ma oggi andremo ad intervistare le persone che vivono nel territorio 365 giorni l'anno. Scopriremo che cosa pensano le persone autoctone dell'Alto Adige. Venite con me! Ciao Igor, grazie mille per partecipare a questo video. Giulia, è un piacere. Ciao Simon, ciao Matteo, grazie mille per essere qui. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Piacere è tutto nostro. Cosa sarei io? Un'influenza. Allora, tu sei il proprietario dell'albergo Osteria Posta qui a Badia, giusto? Esatto, sulla carta sono io proprietario, però comanda ancora la mamma. Ah, ok. Quindi, precisiamolo. Benissimo, ma tu sei proprio di qua, di Badia? Sì, esatto. Nato qua, vivo qua. Ladino Doc. Ladino Doc. Sì. Noi siamo di Badia, che è un piccolo paesino qui nell'Alto Adige, provincia di Bolzano. Che meraviglia però nascere e crescere in un posto del genere nelle Dolomiti. Diciamo, sì, viviamo dove tutti vogliono fare vacanza, quindi Qual è la tua prima lingua? ladino. Ladino. Sì. La mia prima lingua è il ladino. Quali lingue parlate e quali lingue vengono insegnate a scuola qui in Alta Badia? Allora, noi parliamo 4-5 lingue e a scuola già alle elementari si impara il ladino, l'italiano, il tedesco e l'inglese. Lo imparate proprio a scuola come prima lingua prima dell'italiano? Allora, per noi l'italiano è una lingua, diciamola, straniera, perché anche a scuola, grazie alla scuola paritetica, il ladino è la lingua base per imparare anche le altre lingue. Quindi il ladino Certo. aiuta con l'italiano, col tedesco e poi più avanti con l'inglese. Quindi lei ha studiato a scuola il ladino come prima lingua? Studiamo l'italiano e il tedesco in pari merito, più il ladino che si studia, però non viene definita una lingua molto usata perché si usa solo in Val Badia, in Val Gardena, nelle valli ladine. A quale lingua viene data più importanza tra l'italiano e il tedesco? L'italiano, L'italiano. perché è più facile del tedesco, quindi si va a gradi. Alla scuola viene data, secondo me, una grande importanza sia all'insegnamento dell'italiano che all'insegnamento del tedesco, proprio perché lavoriamo col turismo, è importante che sappiamo esprimerci in più lingue. Poi anche per i giovani nel girare il mondo, per essere un po' più flessibili, sì. Qual è la lingua che usi proprio ogni giorno? Ladino, in famiglia ladino, E qui tra gli abitanti si parla sempre il ladino. il ladino. Quindi lei qui in questo paesino, qui a Badia, usa principalmente il ladino con Uso le il persone del ladino. posto? Sì, Si sì. parla solo in ladino tra di voi? Sì, Solo ed esclusivamente ladino. Poi con i pusteresi ci diamo di dialetto tedesco un po' più aggressivo, diciamo così. Ah, quindi invece che parlare solo il tedesco standard, parlate anche dei dialetti? Diversi dialetti, tipo diciamo il ladino non è tutto ladino. Se si cambia di valle, si va in Val Gardena o ad Arabba, già cambia il ladino. Anche qua in Val Badia, se si va più in giù verso Brunico, che c'è San Vigilio, Longega, i posti là, si parla un ladino un po' diverso, cambiano gli accenti. E quindi non vi capite? Ci capiamo, sì. Con Ok. i gardenesi un po' meno, però ci capiamo, sì. Quanto siete legati voi ladini alla cultura ladina? Quanto è importante per voi? Allora, ci teniamo tanto, cioè perché è proprio un valore aggiunto che ci differenzia non solo turisticamente, ma anche proprio dal cuore da tante altre realtà che ci sono in giro. Per me la cultura ladina ha una grandissima importanza perché esprime un po' la nostra identità, esprime un po' il nostro essere su questo mondo, dato che siamo una piccola percentuale di ladini in tutto l'Alto Adige o in tutta Italia, è molto importante che noi cerchiamo di coltivare la nostra cultura, la nostra identità, proprio per dare valore al nostro essere, sì. ma io sono nata qui, cresciuta e spero di rimanerci fino alla fine, e per me è importante la comunicazione in ladino, appunto è la mia vita praticamente. Per me essere ladino è importante nel fatto proprio di distinguerci dal resto più dell'Italia.
nel senso che tanti arrivano, ci fanno ma è un dialetto e cambia qualcosa, è proprio la nostra lingua, poi anche con le montagne, la nostra terra, si è molto legati, diciamo, fin dalla nascita si vede questo bel panorama, anche la gente, è tutto un altro modo di fare, si sente la differenza già quando si va dalla Val Badia a magari in Valpusteria, che già il contatto con le persone cambia. Non solo vivendo di turismo c'è un altro modo di fare, però è proprio l'essere ladini. Come si differenzia la cultura ladina principalmente dalla cultura italiana? Abbiamo un influsso tedesco, diciamo che l'influsso c'è, quindi magari l'italiano, la cultura italiana è molto più calorosa, tutto così. Noi il ladino è un po' freddo all'inizio, siamo un po' come un albero, bisogna scavare nella scorza per bene, poi quando si arriva al tenero là ci lasciamo andare anche noi. Lei durante la sua vita non ha mai pensato di volersi trasferire da qualche altra parte d'Italia o nel mondo? No, Perché qui si sta bene? si sta bene, ecco, io sono cresciuta e non ho avuto neanche possibilità di andare cose familiari e perciò apprezzo molto quello che trovo qui. Ti piacerebbe vivere per sempre qua oppure vorresti cercare lavoro da qualche altra parte? Cercare lavoro da un'altra parte sicuramente per farsi l'esperienza serve tanto, però diciamo cambiare il posto dove vivere difficile, perché già viviamo nel posto più bello Del mondo, lo più possiamo bello dire. è il più bello del mondo, è il posto più bello del mondo. Avendo questo misto, diciamo, questo insieme di culture, ladino, italiano e tedesco, come vi sentite voi? Vi sentite italiani? Vi sentite tedeschi? Ci sentiamo ladini? Vi sentite ladini? Proprio forse perché siamo in questo mix, un putpurri di lingue, se uno ci chiede ma come ti senti, più italiano, più tedesco, io devo rispondere no, ladino. Ti senti ladino? Noi siamo ladini. Allora Giulia, non ci sentiamo né italiani né sudtirolese, noi siamo proprio ladini, ladins. Tu anche? Condividi? Ladino al 100%. Chi sono i principali turisti qui nelle Dolomiti? Da dove vengono? Le Dolomiti adesso, una volta che abbiamo ricevuto il marchio UNESCO, no? Arrivano veramente da tutto il mondo. Comunque principalmente l'ospite italiano è quello che ancora prende la grande fetta di turismo nelle Dolomiti. Poi arrivano i tedeschi e man mano tutta Europa, tutto il mondo. Italiani, tedeschi e Paesi Bassi molto, Certo. e paesi dell'est da un po' di tempo. Tu infatti hai anche un maso da conduzione familiare di cucina ladina, giusto? Giusto, proprio così, e specialmente diamo anche per questo molta importanza proprio a dare ai clienti la possibilità di vivere o di essere proprio per qualche istante un vero ladino, assaggiando le pietanze ladine, i piatti tipici, vedendo un po' la nostra vita da contadino. Qual è un piatto tipico ladino? Allora, secondo me il piatto più tipico ladino è la paniccia con le turtres, che sarebbe la zuppa d'orzo, e le frittelle ripiene agli spinaci o ai crauti. Quelle le ho provate, buonissime. Vero? Squisite. Mi puoi dire qualcosa in ladino, qualche frase in ladino? Come si ordina il pane in ladino? Si ordina cosa avresti volentieri, ci est pagian, C'è spajam. ci est pagian. C'è spajam. Da quant'è che lavora in questo panificio, in questa bottega? Questo è il 50° anno. 50 anni. Tu hai anche una pagina Instagram dove ti dedichi solo alla lingua ladina e anche alle varie barzellette, giusto? Vero, esatto, faccio praticamente meme in ladino e ho iniziato circa un anno fa. Ha avuto abbastanza successo, devo dire, sono molto felice anche di portare un po' di umore in questa valle che spesso prende tutto troppo sul serio. Benissimo, che cosa vorresti dire a tutti gli amici che ci stanno guardando? Continuate a guardarci, no? Divertitevi e magari ci vediamo una volta qua. Certo. Qual è il futuro di un giovane che nasce e cresce qui? Quali sono i mestieri più gettonati in questo contesto? Allora, dato che la nostra valle vive di turismo, però non solo, diciamo, il turismo viene poi sviluppato anche dall'agricoltura. È importante che sia l'agricoltura che il turismo sia proprio in sintonia,
l'un l'altro, così riusciamo a dare ai nostri clienti veramente un gran valore. Il lavoro dei giovani appunto nel settore turistico, nel settore agricolo o anche nel settore artigianale. Secondo me un giovane qui ha tantissime possibilità. Benissimo, grazie mille davvero signora Chiara, è stato un piacere. Beh, Giulan, a te. Grazie, Giulan. Giulan.